Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a realizzare questo schema che genera un'onda quadra, un'onda triangolare e un'onda sinusoidale. Il cuore del circuito è l'ME324 che al suo interno ha 4 operazionali. Come potete vedere dal circuito è diviso in 3 parti. La prima parte, col primo operazionale, produciamo un'onda quadra, col secondo operazionale un'onda triangolare e con il terzo stadio, quindi con il terzo operazionale, un'onda sinusoidale. Inquadro lo schema sul computer, così andiamo a vedere meglio come funziona il tutto. Questo è lo schema generatore di onda quadra triangolare sinusoidale realizzato con KiCad. Come potete vedere utilizziamo un LM324 che al suo interno ha 4 operazionali. Noi ne utilizzeremo solo 3. La prima parte del circuito, concentriamoci qua, genera un'onda quadra. Il componente principale quindi è il 1U1A, il primo operazionale. Questo è configurato con isteresi, significa che alla sua uscita può assumere solo 2 valori, uno alto e uno basso. Il condensatore C1 si carica e si scarica nel tempo, quindi abbiamo una rete RC. La tensione ai suoi capi non cambia subito ma varia lentamente. Il potenziometro RV1 regola la velocità con quale il condensatore si carica e si scarica, quindi con la rete RC. Variando il potenziometro cambia la frequenza della nostra onda quadra. R2 ed R3 creano due soglie di tensione. Quando la tensione del condensatore supera una soglia, per esempio qua troviamo 5 volt, supera 5 volt, l'uscita cambia stato. Questo processo si ripete in continuazione, quindi abbiamo un livello alto e uno basso e in questo modo otteniamo l'onda quadra. Andiamo sulla seconda parte, quindi il secondo operazionale U1B, sempre contenuto all'interno del LM324. Questo trasforma i segnali in gradini che sale e scende in modo lineare. Grazie al condensatore C2 l'onda quadra viene trasformata in un'onda triangolare. In questo punto, quindi nell'uscita, otteniamo l'onda triangolare, poi andremo a montare e a verificare. E infine l'ultimo stadio, sempre con il terzo operazionale 1C, è quello per l'onda sinusoidale. Quindi questo filtro serve a smussare l'onda triangolare con C3 ed R8. Quindi eliminando le componenti più alti di frequenza, il segnale diventa simile a una sinusoide. Quindi dovremo ottenere questa sinusoide. Poi montando andremo a vedere se effettivamente è così. L'alimentazione, tutto il circuito sta qui, zoom, e è alimentato con una tensione duale, più 5, meno 5. Io penso che gli darò 7,5 volt, ma questo integrato può arrivare fino a 16 volt, da 1,5 a 16 volt. Quindi il condensatore C4 e C5 serve per stabilizzare l'alimentazione. In sintesi, questo circuito genera 3 forme d'onda partendo dalla prima onda quadra, poi con il secondo operazionale con una rete RC un'onda triangolare e con il terzo operazionale un'onda sinusoidale. Ok, andiamo sul banco e andiamo a realizzare tutto il circuito.
Eccoci sulla breadboard, troviamo il nostro LM324 dove già ho collegato sul pin 4 l'alimentazione positiva e sul pin 11 l'alimentazione negativa. Andiamo a collegare anche i due negativi insieme, così non ci dimentichiamo, e infine mettiamo anche i due condensatori da 100 nanofarad, questi qua da 104, quindi sull'alimentazione positiva e sull'alimentazione negativa. Mettiamoli così per stabilizzare la tensione. Ho messo anche il trimmer da 100 a 100k, collegato la parte centrale con un lato e andiamo a collegare questa parte qui come da schema sul pin 1 e l'altra parte che va al pin 2. Inseriamo il condensatore da 1 microfarad, sul condensatore c'è scritto 105, inseriamolo quindi dal pin 2 al negativo come da schema, possiamo metterlo qui. Ho messo la resistenza da 22k tra il pin 3 e il GND e andiamo a inserire una resistenza da 100k tra il pin 2 e il pin 1. Fra il pin 3 e il pin 1, sempre come da schema. Andiamo a collegare l'oscilloscopio e andiamo a vedere se effettivamente troviamo un'onda quadra sul pin 1. Colleghiamo un'alimentazione duale, quindi mettiamo il ground, mettiamo l'alimentazione negativa sul pin 11, quindi andiamo a inserire sopra la breadboard, riesco a inserire, ok, e l'alimentazione negativa la breadboard sotto, ok, sul pin 4, cioè l'alimentazione positiva sul pin 4 e l'alimentazione negativa sul pin 11. Accendo l'alimentatore, imposto la tensione a 7,5 volt. Prendo la sonda dell'oscilloscopio, andiamo a inserire il negativo sul negativo, sul ground, e sul piedino 1 il gancetto, accendo il canale, troviamo subito la nostra onda. Regolo il potenziometro, non ve lo faccio vedere, sposto al minimo, vediamo quando arriva, intorno, potete vedere, intorno a 13-14 Hz. Non è proprio un'onda quadra perfetta, ma ci siamo. Proviamo ad aumentare, giro il potenziometro, quindi aumento, sono quasi a 1 kHz. A 1 kHz non è più un'onda quadra. Diminuiamo, vediamo fino a quando arriva un'onda quadra precisa. A 250 Hz e un'onda quadra, aumentiamo un po' piano piano, è un bel po' sensibile, sono a 4,20, scusate, perfetto, aumento ancora, un po', 600, ancora
perfetto. 1 kHz, adesso 6 kHz, no, 885 Hz, legge ancora un'onda quadra. Facciamo così, spingo al massimo, vediamo fino a che frequenza arriva, rifacciamo l'autolettura, arriva a 28 kHz e troviamo più che un'onda quadra, quasi un'onda sinusoidale. Portiamolo a una frequenza dove leggiamo un'onda quadra. Ok, andiamo a montare un condensatore da 33 nanofarad tra il piedino 6 e il piedino 7. Inseriamo la resistenza da 10K tra il piedino 1 e il piedino 6. Dal piedino 5 portiamo a massa al ground una resistenza da 10K. Infine mettiamo la resistenza da 100K fra il pin 6 e il pin 7. Mettiamo un jumper sul filo 7, sul pin 7, così da poter misurare con la sonda, andiamo a collegarlo, il nostro segnale triangolare. Qui osserviamo l'onda triangolare generata dal secondo stadio. L'onda quadro prodotta al primo stadio viene integrata tramite il condensatore C2 e risettato è questo segnale che decresce linearmente nel tempo. Le piccole deformazioni agli estremi sono dovuti ai limiti dinamici del nostro operazionale LM324. Andiamo a montare l'ultima parte. Inseriamo la resistenza da 100K fra il pin 7 e il pin 9, una resistenza da 220K tra il pin 8 e il pin 9, facciamo così. Dal pin 10 una resistenza da 100K che va al GND, mettiamolo così. Infine il condensatore da 10 nanofarad tra il pin 8 e il pin 9, mettiamolo così. Al pin 8 mettiamo un cavetto dove andiamo a prendere il segnale, la sonda nell'oscilloscopio. Possiamo collegare e andiamo a vedere il segnale. Questa è l'onda che vediamo sul terzo stadio, quasi diciamo un'onda sinusoidale, realizzato quindi con l'ultimo stadio, con l'ultimo operazionale. Quindi il filtro riduce le armoniche e lascia prevalere la componente fondamentale, rendendo il segnale simile a una sinusoide. Proviamo ad aumentare, vedete, diminuiamo, quindi da un'onda quadra siamo arrivati anche a un'onda sinusoidale. Perfetta, ma è sempre i limiti dinamici del nostro operazionale, il 324. In conclusione, il circuito che abbiamo realizzato funziona correttamente e genera le nostre tre forme d'onda: onda quadra col primo stadio, onda triangolare col secondo stadio e qua stiamo a vedere l'onda sinusoidale, quindi col terzo stadio. La frequenza è regolabile tramite il potenziometro su tutte le forme, quindi il circuito dimostra come partendo da un'onda quadra sia possibile ottenere un'onda triangolare o un'onda sinusoidale utilizzando pochi componenti e il nostro circuito operazionale
il LM324. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, di scrivere se avete qualcosa da dire nei commenti e ci vediamo alla prossima.